Siamo in una delle basi nautiche di Azimut, esattamente quella di Savona, sulla costa ligure. In mezzo a tanti yacht ne ho trovato uno che è un gioiellino. È un po' più piccolo degli altri, ma sembra avere le loro stesse grandi qualità. Eccolo, è l'Azimut Atlantis 43. La prima cosa che noto nel profilo sono le finestrature. Sembra ci siano solo degli oblò, invece nella fascia di colore scuro sono state inserite vetrate che donano più vista e più luce sotto coperta. È un hardtop di scuola italiana e il design elegante lo dimostra in modo evidente. Osservate la raffinatezza dei profili scuri, il carbon look, che sottolineano le linee moderne dei fianchi e della tuga, per dare quel senso di sportività che una barca di questo tipo deve assolutamente esprimere. I due prendisole, a prua e a poppa, misurano 2 metri e anche più di lunghezza e sono larghi abbastanza per 3 persone. A poppa poi lo schienale del divano è mobile e amplia il solarium. Si può prendere il sole anche accanto alla timoneria. La piattaforma bagno è immergibile e il garage è per un tender da 210 cm. Nel pozzetto hanno ricavato 9 posti a sedere, sono molti e tutti confortevoli e ben protetti. Il tavolo è estendibile e poi c'è l'angolo bar. I passavanti misurano solo 25 cm di larghezza, ma il pulpito alto li rende sicuri. L'hardtop ha una struttura di minimo ingombro, in modo che la superficie apribile sia la più ampia possibile. Quando scegliete una barca, fate caso che non abbia dislivelli nel pozzetto, perché sono scomodi e pericolosi. Questo pagliolo è tutto sullo stesso livello. Ora vediamo gli interni. E cominciamo dalla cabina dell'armatore. L'atmosfera è elegante, molto diversa dalla sportività espressa all'esterno. Se volete, potete scegliere tessuti di grandi griffe italiane come Missoni e Loro Piana. Il matrimoniale è 2 metri per 150 cm. Non hanno lasciato inutilizzato nemmeno un volume, ci sono persino i pensili. Su una barca di queste dimensioni l'attenzione ai centimetri può fare la differenza e i progettisti Azimut hanno fatto un gran lavoro. I gavoni, per esempio, hanno una capacità di 4.100 litri all'interno e di 3.800 litri all'esterno. Un dato che interessa alle popolazioni nordiche. L'altezza nella cabina e nel bagno è di 192 cm. Ora diamo un'occhiata alla cabina degli ospiti. È molto diversa dalle cabine di qualche anno fa. All'ingresso l'altezza è 192 cm, come negli altri locali. Si adatta a diverse necessità grazie alla cuccetta scorrevole e si può aggiungere un terzo letto. Una barca hardtop deve obbligatoriamente avere una piacevole dinette interna perché in caso di brutto tempo o serate troppo fresche bisogna ripararsi e qui si sta davvero bene perché l'ambiente è molto luminoso. Il divano si converte in cuccetta per arrivare a un totale di 6 posti letto. In cucina potete avere, oltre ai fuochi di ceramica, al microonde, al frigo a tutta altezza, anche la lavastoviglie e la lavasciuga. Così in crociera potete essere completamente autonomi. Questo modello è perfetto per tutti coloro che hanno un elevato senso estetico e pratico, quindi è ideale per le donne. Per chi invece preferisce gli argomenti tecnici, siamo pronti per la prova di navigazione. L'Azimut Atlantis 43 è equipaggiato con 2 motori Volvo Penta di 6 da 400 cavalli, abbinati a piedi poppieri. È una potenza elevata che sino a qualche tempo fa non poteva essere impiegata con questo tipo di propulsione, ma Volvo Penta ha irrobustito i suoi piedi. Molte imbarcazioni di questa misura hanno la propulsione in linea d'asse, vale a dire elica fissa e pala di timone separata. Con i piedi poppieri si manovra meglio.
Per esempio in porto si manovra come con la linea d'asse, sfruttando gli invertitori per dirigere l'imbarcazione o ruotarla su se stessa. Ma in questo caso riusciamo anche a dirigere la spinta dell'elica e in questa maniera qualsiasi azione diventa più rapida e più efficace. E poi Volvo ha implementato il joystick anche per questo tipo di propulsione. Insomma, non dovete più avere timori, non dovete più avere ansia da ormeggio, c'è il joystick. La visibilità è perfetta perché il parabrezza è molto largo e molto alto e i montanti sono sottili. Anche lateralmente abbiamo una finestra di grandi dimensioni e un vetro apribile. Utile per quando ci si deve affacciare e controllare da vicino le distanze in ormeggio. La postazione di pilotaggio è corretta perché c'è una pedana per puntellare i piedi, un divanetto di pilotaggio regolabile sia come appoggiareni che come seduta e poi in plancia c'è spazio per uno schermo da 16 pollici. A poppa abbiamo 4 eliche che spingono, 2 per ogni motore, controrotanti e il vantaggio è che appena tocco il gas parte in planata. Bastano 3-4 secondi per entrare in assetto e in 10 secondi si arriva a 25 nodi. La prova di accelerazione non ha molto senso su un'imbarcazione da diporto, ma ci permette di verificare che è stata scelta la potenza giusta, che è stato individuato il giusto rapporto di riduzione e che l'elica ha le misure corrette. Sì, perché quando acceleri così vuol dire che tutto il sistema di propulsione è stato progettato in maniera accurata. La giornata è favolosa, soltanto un po' freddina e molto ventosa. Il mare però non ne ha risentito, almeno sotto costa rimane quasi calmo. Immaginiamoci però che per una serie di sfortunati eventi ci si trovi a navigare in condizioni di mare molto mosso. Quale dovrebbe essere allora la nostra condotta di guida sull'Azimut Atlantis 43? Bene, cominciamo a ridurre il gas per simulare quella situazione e troviamo la minima velocità di planata. Ecco, a 12 nodi. L'imbarcazione ha un assetto ancora favorevole, riesco a controllarla molto bene, ho un'ottima visibilità e a questa velocità, anche se ci fossero onde molto alte, riuscirei a non impattarle ma a superarle dolcemente, senza stressare le strutture dello scafo, gli organi meccanici e i passeggeri. Una barca di questo tipo spesso è sognata da coloro che possiedono un motoscafo, un gommone o magari che non hanno mai avuto un'imbarcazione. Ma è difficile da pilotare in mare aperto? Abbiamo visto che in porto le manovre si eseguono facilmente, eventualmente anche con l'ausilio del joystick. E in navigazione basta accelerare. È chiaro, un buon comandante può affinare le prestazioni, può cercare il miglior comfort a seconda delle condizioni della superficie, regolando sia il trim che i flap. Se non avete confidenza con questi strumenti, non preoccupatevi, comincerete a conoscerli poco a poco. Ora, ad esempio, ho abbassato i flap per essere più stabile. La velocità è di 21 nodi a 2500 giri minuto e il consumo è di circa 75 litri ora. Diamo ancora un po' di gas. Il controllo è ottimo. L'impostazione della virata, la conduzione di rotta sono veramente precisi. Sento che posso spingere ancora un po' sul gas. Velocità di crociera ideale, 25 nodi a 2750 giri minuto con un consumo inferiore ai 100 litri ora. E poi, ripeto, se tocco flap e trim per la migliore prestazione posso ancora migliorare. Ecco, ad esempio, in questo momento faccio in modo che i flap non interferiscano con la corsa dell'imbarcazione, li alzo
alzo un po' anche il trim. Lo scafo diventa più leggero sull'acqua, guadagna più facilmente velocità. Sono ancora sotto i 100 litri ora e sono passato a 27 nodi. Proviamo a levare i flap completamente. Proviamo a dare tutto il trim, esagerando. In questo momento anche la poppa esce dall'acqua. Perlomeno le sezioni laterali, quelle centrali, quelle dell'asse di chiglia ovviamente rimangono immerse per darci una buona direzionalità. E la velocità è di 36 nodi e mezzo. Perfetto, è anche una barca veloce. Mi verrebbe voglia di impostare una virata a questa velocità. I piedi poppieri permettono un'agilità che le linee d'asse non possono dare. Anche nelle virate si possono regolare flap e trim per trovare una maggiore stabilità evitando imbardate. Qui il vento è più forte e le onde sollevate dalla scia potrebbero anche portare qualche schizzo in coperta, ma non avviene. Significa che anche gli spray rail lungo la carena sono stati ben disegnati. Se non ci sono schizzi sul parabrezza, io guido meglio e i passeggeri, non si bagnano. L'Azimut Atlantis 43 è una piccola grande barca, ma c'è un problema. Gli Azimut sono barche di qualità e la qualità si paga. Ad esempio, questo modello costa... Ve lo dico o ve lo faccio scoprire? A volte le sorprese sono molto piacevoli.